Il testamento spirituale di Rudolf Nureyev. Era l'odore della mia pelle che cambiava. Era prepararsi prima della lezione, era fuggire da scuola e dopo aver lavorato nei campi con mio padre, perché eravamo 10 fratelli, fare quei 2 chilometri a piedi per raggiungere la scuola di danza. Non avrei mai fatto il ballerino, non potevo permettermi questo sogno, ma ero lì, con le mie scarpe consunte ai piedi, con il mio corpo che si apriva alla musica, con il respiro che mi portava sopra le nuvole. Era il senso che dava al mio essere, era stare lì e rendere i miei muscoli parole e poesia. Era il vento tra le mie braccia, erano gli altri ragazzi come me che erano lì e forse non avrebbero mai fatto i ballerini, ma ci scambiavamo il sudore, i silenzi, la fatica. Per 13 anni ho studiato e lavorato, niente audizioni, niente perché servivano le mie braccia per lavorare nei campi. Ma a me non interessava, io imparavo a danzare e danzavo perché mi era impossibile non farlo. Mi era impossibile pensare di essere altrove, di non sentire la terra che si trasformava sotto le mie piante dei piedi, impossibile non perdermi nella musica, impossibile non usare i miei occhi per guardare allo specchio, per provare passi nuovi. Ogni giorno mi alzavo con il pensiero del momento in cui avrei messo i piedi dentro le scarpette e facevo tutto pregustando quel momento. E quando ero lì, con l'odore di canfora, legno, calzamaglie, ero un'aquila sul tetto del mondo. Ero il poeta tra i poeti, ero ovunque ed ero ogni cosa. Ricordo una ballerina, Elena Vladislova, famiglia ricca, ben curata, bellissima, desiderava ballare quanto me, ma più tardi capii che non era così. Lei ballava per tutte le audizioni, per lo spettacolo di fine corso, per gli insegnanti che la guardavano, per rendere omaggio alla sua bellezza. Si preparò 2 anni per il concorso di Enco. Le aspettative erano tutte su di lei. 2 anni in cui sacrificò parte della sua vita. Non vinse il concorso. Smise di ballare per sempre. Non resse la sconfitta. Era questa la differenza tra me e lei. Io danzavo perché era il mio credo, il mio bisogno, le mie parole che non dicevo, la mia fatica, la mia povertà, il mio pianto. Io ballavo perché solo il mio essere abbatteva i limiti della mia condizione sociale, della mia timidezza, della mia vergogna. Io ballavo e tenevo l'universo tra le mani. E mentre ero a scuola studiavo, aravo i campi alle 6 del mattino. La mia mente sopportava tutto perché era ubriaca del mio corpo che catturava l'aria. Ero povero e sfilavano davanti a me ragazzi che si esibivano per concorsi. Avevano abiti nuovi, facevano viaggi. Non ne soffrivo. La mia sofferenza sarebbe stata impedirmi di entrare nella sala e sentire il mio sudore uscire dai pori del viso. La mia sofferenza sarebbe stata non esserci, non essere lì, circondato da quella poesia che solo la sublimazione dell'arte può dare. Ero pittore, poeta, scultore. Il primo ballerino dello spettacolo di fine anno si fece male. Ero l'unico a sapere ogni mossa perché succhiavo in silenzio ogni passo. Mi fecero indossare i suoi vestiti nuovi, brillanti, e dopo 13 anni mi dettero la responsabilità di dimostrare. Nulla fu diverso in quegli attimi in cui danzai sul palco. Ero come nella sala con i miei vestiti smessi. Ero e mi esibivo, ma era danzare
che a me importava. Gli applausi mi raggiunsero lontani. Dietro le quinte l'unica cosa che volevo era togliermi quella calzamaglia scomodissima, ma mi raggiunsero i complimenti di tutti e dovetti aspettare. Il mio sonno non fu diverso da quello delle altre notti. Avevo danzato e chi mi stava guardando era solo una nube lontana all'orizzonte. Da quel momento la mia vita cambiò. Ma non la mia passione ed il mio bisogno di danzare. Continuavo ad aiutare mio padre nei campi anche se il mio nome era sulla bocca di tutti. Divenni uno degli astri più luminosi della danza. Ora so che dovrò morire e il mio corpo è intrappolato su una carrozzina, ma l'unica cosa che mi accompagna è la mia danza, la mia libertà di essere. Sono qui, ma io danzo con la mente, volo oltre le mie parole ed il mio dolore. Io danzo il mio essere con la ricchezza che so di avere e che mi seguirà ovunque. Quella di aver dato a me stesso la possibilità di esistere al di sopra della fatica e di aver imparato che se si prova stanchezza e fatica ballando e se ci si siede per lo sforzo, se compatiamo i nostri piedi sanguinanti, se rincorriamo solo la meta e non comprendiamo il pieno ed unico piacere di muoverci, non comprendiamo la profonda essenza della vita, dove il significato è nel suo divenire e non nell'apparire. Ogni uomo dovrebbe danzare per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare. Chi non conoscerà mai il piacere di entrare in una sala con delle sbarre di legno e degli specchi, chi smette perché non ottiene risultati, chi ha sempre bisogno di stimoli per amare o per vivere, non è entrato nella profondità della vita ed abbandonerà ogni qualvolta la vita non gli regalerà ciò che lui desidera. È la legge dell'amore. Si ama perché si sente il bisogno di farlo, non per ottenere qualcosa o essere ricambiati. Altrimenti si è destinati all'infelicità. Io sto morendo e ringrazio Dio per avermi dato un corpo per danzare, così che io non sprecassi neanche un attimo del meraviglioso dono della vita. E questo era il testamento spirituale di Rudolf Nureyev. Se questo racconto ti è piaciuto, puoi restare sul canale e iscriverti. Iscriversi fa bene, perché si resta in contatto, tu con me e io con te. E non scordare di mettere mi piace, che è un modo molto semplice per sostenere questi viaggi in video e parlarne anche alle tue amiche e ai tuoi amici. Perché l'idea di una rete di crescita culturale e di scambio cresca e si affermi sempre di più, liberandoci dalla goliardia e dallo spreco di sforzi tecnologici in favore della banalità diffusa. Mi piace raccontare storie e farlo con tutte le mie capacità. È un piacere. Se vuoi fare una cosa molto interessante, puoi anche iscriverti alla newsletter senza francobollo. La riceverai una volta alla settimana. E la trovi su robertocarlone.it sulla pagina contatti, sul canale YouTube e anche su Spreaker. Tutto questo è quello che puoi fare per diffondere i miei contenuti gratuiti. Se vuoi fare una cosa ancora più interessante e concreta è sostenere il mio progetto su Tipeee, tip come mancia, seguito da 3 E, tip e con una piccola o con una grande donazione. Con questo contributo aiuterai a far sì che il canale resti gratuito e sempre ad un livello eccelso e sempre più diffuso, ma soprattutto libero e autonomo. Mi trovi su bit.ly/sostieniroberto. Grazie ancora per aver guardato fino a qui. Ci vediamo alla prossima. Un bacio.